Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buon lunedì, per quanto buono possa essere questo lunedì dopo l'umiliazione di ieri, perché di umiliazione si deve parlare, il Napoli ne esce con le ossa disintegrate e a quanto pare erano già rotte o lesionate prima di entrare in campo, avendo poi ascoltato il mister nella conferenza post partita. Ci arriviamo, analizziamo un attimo ciò che è stato il post partita e perché sono arrivati questi 3 gol presi in quel di Verona. Onore al Verona, ma il Napoli ci ha messo assolutamente tanto del suo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre. Se passate per la prima volta sotto questo contenuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche, passaggio importantissimo per restare aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto, e partiamo proprio dal post partita. Io credevo che le mie personali notti insonni dopo la stagione che abbiamo vissuto, 3 allenatori sulla panchina, erano un ricordo ben lontano, e invece a quanto pare la prima notte insonne in era contiana è arrivata proprio alla prima di campionato, perché non riesco a darmi delle risposte. Vorrei avere, diciamo, delucidazioni sul caso che non arriveranno né domani e né tantomeno tra un po' di tempo. Ci sono delle cose che non mi sono andate giù per quanto riguarda la formazione, ci sono delle cose che non possiamo farci andare bene per quanto riguarda le dichiarazioni del post partita, perché va benissimo denunciare, tra virgolette, una situazione che è in bilico per quanto riguarda il mercato, i calciatori, le forze che puoi mettere in campo e quant'altro, però diciamo che non dobbiamo nemmeno dire sempre sì perché poi abbiamo messo Conte in panchina, potevamo metterci anche Guardiola, e io stamattina avevo perso 3-0 col Verona, sarei venuto qui e avrei chiesto spiegazioni anche a Guardiola, assolutamente, perché poi non riesco a farmene assolutamente una ragione. Detto questo, io vorrei sapere, torniamo un attimo indietro, un mese e mezzo fa alla conferenza di presentazione del mister, dove ho chiesto al presidente di avallare comunque sul mercato calciatori che possono essere da Napoli, le uscite, le entrate, e io leggo ancora tantissimi commenti dopo la partita di ieri. Hai visto presidente, la colpa è del presidente, della società, i calciatori, non hai fatto mercato. Cari ragazzi, per giocartela, non voglio dire battere il Verona, per giocartela con il Verona non serve né il Barcellona di Guardiola, né il Liverpool di Klopp e né tantomeno il Real Madrid dei Galacticos. Almeno per quanto mi riguarda. Non è che stai giocando contro una delle squadre più attrezzate d'Europa. Quindi non ci sei assolutamente con la testa. Non ci sei con la testa, e va bene dire sì, il malato è grave, dobbiamo vedere se riesco addirittura a metterci del mio e a risolverla questa situazione. Però c'è una differenza di ingaggi e di esperienza tra gli allenatori che sono passati sulla panchina del Napoli l'anno scorso e ovviamente Mister Conte. Quindi avrei potuto accettare parole del genere così forti dopo la prima di campionato da un Mister Calzona, e stonano un tantino le dichiarazioni di Conte, che comunque si è preso le sue responsabilità assolutamente, ci mette la faccia, le cose, dice le cose come stanno, però ci sono delle situazioni che vanno in contrasto, ovvero dichiarazioni del mister Di Lorenzo, calciatore, non cacciatore, calciatore eclettico, può giocare qua, può giocare là, anch'issa. Dichiarazioni dello stesso calciatore: volevo andare via, ma Conte mi ha convinto a restare. Se ci sono state queste valutazioni, non li vado a valutare tutti quanti, le dichiarazioni di tutti i calciatori che poi sono rimasti a Napoli, però già queste due fanno capire che se sono stati valutati papabili per giocare in Serie A nel Napoli da mister Conte, e poi ci si presenta in conferenza stampa e non sono più buoni, e allora sono stati fatti degli errori di valutazione.
Non dobbiamo fare l'errore di dire sempre sì, hai ragione, mister, ogni qualvolta poi si cade o ogni qualvolta ci sono situazioni strane. Bisogna essere assolutamente lucidi per analizzare determinate situazioni e ci sono domande alle quali non avremo mai risposta, almeno credo, per quanto mi riguarda. Credevo che le notti insonni vissute nell'annata dei tre allenatori che sono passati sulla panchina del Napoli erano solo un lontano ricordo. Arriva la prima notte insonne. Per quanto mi riguarda, io non ho dormito praticamente niente, non riuscivo a farmene una ragione, il pensiero tornava sempre al rettangolo di gioco e al pensare come abbiamo fatto. E quindi andiamo un attimo a vedere le domande che io mi sono posto e i perché, che non avranno mai risposta. Li ho scritti ovviamente su un foglio come faccio sempre, con addirittura minutaggi scritti durante la partita e quant'altro. Allora, le cose che non hanno mai funzionato, secondo me. Rachmani da leader al centro della difesa non è cosa. Perché non è cosa? Perché l'abbiamo visto nell'anno dello scudetto con Kim, c'era Kim che faceva da leader e andava a coprire tutti gli spazi, i buchi, le preventive e dettava i tempi per quanto riguarda la difesa, quindi non è un difensore da leadership, è un difensore che va aiutato, quindi Rachmani come braccetto di destra potrebbe anche essere tanta roba, però va schierato come braccetto di destra, non è il difensore centrale che, diciamo, eh, armonizza il tutto. Mettiamola così. Di Lorenzo, da braccetto, idem. Non è cosa, ci ha provato Spalletti in nazionale prima dell'inizio dell'Europeo, eravamo, se non ero ancora in Nations League, non va come braccetto di destra, non lo può fare, al di là del calciatore eclettico che si vuole descrivere. Di Lorenzo può rendere come quarto di centrocampo e diciamo l'esempio in partita è uno stop di Mazzocchi che, se non erro, ho annotato, ecco, al 12°, bel cambio gioco, Mazzocchi stoppa male, noi andavamo in porta e forse in quel frangente i piedini del quarto di centrocampo, che poteva essere Di Lorenzo, visto che sono diversi da quelli del calciatore napoletano, non sto facendo assolutamente diciamo la caccia all'uomo e non mi scaglio contro nessuno sul personale, però per dinamiche di gioco quell'azione sarebbe potuta finire diversamente mettendo un quarto di centrocampo con piedi diversi. Tutto qua. E quindi ecco che le prime due cose che a me non tornano e non torneranno mai. La linea di difesa schierata, ne abbiamo parlato nel video credo di ieri, dell'altro ieri. La difesa che poteva essere horror è quella che poi è stata schierata ieri in partita. Di Lorenzo, Rachmani e Juan Jesus. Dichiarazioni del mister di poco tempo fa. Olivera può fare il braccetto di sinistra, può giocare nella difesa a 3, lo proveremo quando arriva, quando non arriva. E ieri c'è stata l'opportunità di poterlo fare, non si è fatto. E quindi perché non lo si è fatto? Questi sono i tanti perché e ancora non sono finiti. Perché non lo si è fatto? Perché ieri con tutta questa rosa corta, al di tutte le situazioni di mercato che non sono andate in porto e ciò che avevi in rosa da poter schierare, potevi tranquillamente battere il Verona, non il Real Madrid che ha vinto la Champions quest'anno. Altra domanda che mi pongo a partita in corso: perché Raspadori quando è uscito Quara e non Gong, che per caratteristiche forse poteva avvicinarsi, ecco, al georgiano, non avresti cambiato praticamente niente a livello tattico, visto che il primo tempo comunque l'hai giocato riversato nella metà campo avversaria, creando anche due palle gol, una
palla gol, perché la seconda di Quara è una defiance assoluta del Verona, che poi Quara si trova lanciato a rete. La palla che arriva a Lobotka, quel pallone deve finire in rete o quantomeno deve inquadrare lo specchio della porta. Io non mi aspetto che Lobotka faccia 20 gol dai 20 metri, perché non è quel tipo di centrocampista, però dai piedini quantomeno precisi che si ritrova, mi aspetto che si inquadri la porta. Palla che finisce alta, occasione sprecata, va bene così. Poi c'è la situazione Quara, grandissima difesa del Verona, grandissimo recupero quello difensivo su Kvaratskhelia, che poi ovviamente finisce in calcio d'angolo il pallone, esce Quara perché la botta che ha preso al sesto minuto, che io ho annotato qui, al sesto minuto, giallo non dato per fallo su Quara. Quel gomito era altissimo sul collo di Kvaratskhelia. Siamo d'accordo che è l'inizio del match, forse l'arbitro voleva un attimo gestire la situazione diversamente, ma per me quegli interventi così duri, perché parliamo di interventi così duri, forse un tantino di cartellino lo si poteva anche dare, ma non sto qui a fare il tipo che si lamenta dell'arbitraggio, assolutamente no, perché il Napoli è succube di se stesso, non stiamo qui a piangere su direzioni arbitrali nella maniera più assoluta. Detto questo, il calcio di Conte sarà così, ovvero crei 3-4 palle gol a partita, 2 le devi buttare dentro per poi gestire il match e portare a casa i 3 punti. Dobbiamo dimenticare i Napoli che abbiamo visto negli anni, che fanno 30 tiri in porta, creano 25 occasioni da rete, 20 occasioni da rete, se ne mangiano 17, 3 le buttano dentro e al limite vinci la partita 3-2, perché difensivamente siamo sempre stati come il burro. I gol presi sono diciamo del Napoli dell'anno scorso, uguale e identico, non c'è proprio nessuna differenza. Perché? Perché tu sulla destra hai voluto schierare Di Lorenzo, Braccetto e Rachmani centrale. Da dove nasce l'1-0? Nasce da una prateria lasciata sia dal quarto di centrocampo, che era Mazzocchi in quel caso, e da Di Lorenzo, che poi portano Rachmani ad allargarsi sul portatore di palla. Juan Jesus ovviamente la diagonale in ritardo sull'unico calciatore che attacca l'area di rigore del Verona. L'unico calciatore del Verona si infila in aria e la butta dentro di Tapin. Lì non potevi farci praticamente niente, doveva solo essere diciamo armoniosa la linea di difesa nello scalare e andare a coprire su quell'unico calciatore. Comunque prendi l'1-0, il Napoli sembrava quasi diciamo rimettersi in riga, c'è la traversa di Anghissà che avrebbe forse cambiato la partita, forse relativamente, perché il Napoli comunque quando va sotto e quando ha la partita in bilico e cominciano a passare i minuti, scompare praticamente dal campo a livello mentale. È un problema che abbiamo sempre avuto l'anno scorso e a quanto pare ancora non si è risolto. Succede che manca la Cazzimma a centrocampo. Perché manca la Cazzimma a centrocampo? Perché il Verona va in gol dopo un'azione a centrocampo e dei contrasti che il Napoli non riesce a vincere con 3 calciatori, perché ci vai mollo, perché ci vai troppo morbido. Ci vai troppo morbido e cosa succede? 1, ti puoi far male. 2, mandi il Verona in porta, perché quel passaggio è scolastico, non è che è stato fatto un assist alla Modric d'esterno scavalcando la linea di difesa, no. Tu non hai preso quel pallone, in più non hai fatto fallo perché potevi far fallo e al limite fermare l'azione, visto che eri sbilanciato e messo tutto storto praticamente in campo in quella circostanza. Mandi il Verona in porta, 2-0, si chiude la partita. Il resto è storia. Il terzo gol arriva
con la classica dormita da parte di tutta la linea di difesa. Olivera si fa saltare come un pollo, scarico dietro quasi al limite dell'area di rigore, e Di Lorenzo che era quasi in marcatura sul calciatore che poi fa il tapin e la butta dentro. Nei movimenti si stacca un attimo dalla marcatura, lo lasci solo nell'area piccola e buttarla dentro diventa un gioco da ragazzi. Però io voglio anche esaminare le mancanze dei calciatori e di qualche calciatore a livello tecnico, ma viene tutto dalla formazione schierata per quanto mi riguarda, e quindi avrei voluto delle spiegazioni un tantino diverse, pur esaminando la situazione del Napoli come ha fatto il mister. Io ci metto la faccia, per amor di Dio, non sto qui a sindacarle tutte, però si poteva anche chiedere al mister perché e per come è stata schierata questa formazione e perché è stata schierata questa linea di difesa che non ha garantito praticamente niente l'anno scorso, figuriamoci se deve garantire quest'anno. Cioè già noi a 4 schierati con Di Lorenzo e Rachmani vicini ne abbiamo visti di tutti i colori, figuriamoci a 3 dove poi c'erano delle praterie per quanto riguarda la squadra avversaria, scavalcando la nostra linea di centrocampo, ti ritrovavi molte volte solamente con Juan Jesus che poi scalava al centro e non c'era più nessuno. È sicuramente presto per trarre conclusioni, però a me queste cose non sono andate giù, e al di là delle responsabilità che può avere la squadra, il calciatore in sé, gli errori che sono stati fatti, li abbiamo analizzato, sono tre situazioni con molteplici errori gravi in movimento di tutta la squadra, non solo poi del difensore in sé. Vorrei sapere perché e per come viene schierata una formazione a livello difensivo insufficiente, perché non è che da un giorno all'altro l'asino diventa cavallo. Se era un asino l'anno scorso, resta un asino anche quest'anno, lo puoi allenare quanto vuoi tu, ma se non lo metti in condizione non ti rende. E quindi calciatori, per me, mia personale considerazione, non voglio fare nemmeno il saputello della situazione, assolutamente non è mai stato nei miei costumi, però commento ciò che vediamo in campo, e quindi se non li metti in condizioni ideali, ma questo non vale solo per Di Lorenzo, ma vale per qualsiasi calciatore nel calcio moderno, perché poi ci sono delle differenze da dover fare, ma non è questo il video in cui le faremo, le abbiamo fatte nelle live sul canale, e comunque abbiamo comparato anche il calcio, l'evoluzione del calcio, ecco, che richiede anche di mettere calciatori bravi, perché non parliamo di fenomeni, nelle giuste condizioni per poter rendere al 100%. E ieri non è stato fatto. La colpa non è assolutamente mia, non è vostra, non è del presidente, e quindi vedete cosa dovete fare, perché queste brutte figure da parte mia non verranno assolutamente più tollerate. E ripeto, anche se ieri sulla panchina del Napoli ci fosse stato Guardiola, io sarei arrivato stamattina qui e avrei chiesto spiegazioni anche a Guardiola del perché e per come è stata messa questa formazione in campo. Ultima considerazione e chiudo, perché mi sono dilungato anche troppo. Se poi la formazione schierata ieri, e mi auguro che non sia così, vuole essere un input alla società per muoversi e diciamo sbrigarsi per quanto riguarda le situazioni di mercato, allora non andate facendo proclami in ritiro, faremo di tutto per voi tifosi, eccetera, 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 perché poi ieri non avete fatto un bel niente per noi tifosi, anzi ci avete rotto solamente le uova nel paniere. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!